I pedali a sgancio offrono un controllo totale, sia in salita che in discesa. In questo video prenderemo in considerazione ben 9 pedali per trail, all mountain, enduro e DH e andremo a scoprirne le particolarità. I vantaggi dei pedali a sgancio sono fondamentalmente 4. Il primo è che l'aggancio fissa il piede in modo biomeccanicamente ottimale sul pedale. Il secondo è che i pedali impediscono lo scivolamento accidentale nei tratti accidentati. Il terzo è che una corretta regolazione evita posizioni sbagliate del piede sul pedale. Ed il quarto è che la trasmissione della forza e della potenza è più efficiente rispetto ai pedali piatti. Prima di proseguire vorrei chiedervi di registrarvi al canale, a voi non costa nulla mentre a noi darebbe la possibilità di proporvi contenuti sempre più interessanti. Come funzionano i pedali a sgancio rapido per mountain bike? In breve, il meccanismo si aggancia con la pressione del piede ad una piastra metallica chiamata cleat o tacchetta che deve essere fissata sotto la scarpa. Il tutto crea una connessione stabile con il piede. Lo sgancio avviene ruotando il piede lateralmente o in caso di una forte forza, come ad esempio in caso di una caduta. La funzione di base è la stessa per tutti i pedali, ma i vari sistemi presentano differenze sensibili. I pedali a sgancio rapido è possibile regolarli correttamente. Nella maggior parte dei pedali è possibile regolare la resistenza allo sgancio. Di solito i principianti impostano il meccanismo con una resistenza più leggera per sganciarsi più facilmente dal pedale, mentre i ciclisti più esperti tendono a definire una connessione più solida ed evitare sganci involontari. Alla fine la scelta dipende dalle preferenze personali. La tacchetta sulla scarpa va posizionata in modo ottimale. Vi consiglio di guardare il video che ho fatto tempo fa, il cui link troverete sotto in descrizione. I pedali a sgancio hanno però anche degli svantaggi. Primo fra tutti, l'aggancio e lo sgancio della scarpa al pedale richiedono una certa pratica. Secondo, se non si riuscisse a sganciare il pedale, ci potrebbe essere un rischio di infortunio. Terzo ed ultimo, il sistema richiede una maggiore manutenzione rispetto ai pedali piatti. I pedali presi in considerazione in questo video sono 9, il Tazze McFly, l'HT T1, il Tamattack Speciale 8, lo Shimano XTR PD M9120, i Crank Brothers Mallet ELS, Xpedo GFX Neo, i Fun Ripper Mountain Bike, il Magped Enduro e il DMR V-Twin. Tutti i pedali hanno una struttura intorno al meccanismo di sgancio rapido. In alcuni pedali HT, Shimano e Time questo serve solo come protezione per preservare il meccanismo da colpi troppo forti, ma la superficie d'appoggio non aumenta. Nei casi di Crank Brothers, DMR, Fun, Magped, Tazze e Xpedo, la struttura della scarpa gioca un ruolo fondamentale, perché in base alla forma, spessore e soprattutto dalla durezza della suola, l'appoggio della scarpa sulla piattaforma del pedale potrebbe portare a notevoli differenze. Pertanto, se possibile, dovreste verificare prima dell'acquisto se la scarpa e il pedale sono compatibili. Di solito è sconsigliato utilizzare scarpe da cross country leggere su tali pedali, in quanto possono essere scomode. Inoltre le scarpe da XC sono generalmente troppo rigide a causa delle loro suole, il che impedisce loro di beneficiare della maggiore superficie d'appoggio delle strutture. Per quanto riguarda i perni filettati, alcuni dei quali sono molto affilati, è importante notare che se da un lato aumentano notevolmente l'aderenza, dall'altro possono risultare limitanti per la libertà di movimento del piede e per l'entrata e l'uscita dei pedali. In caso di dubbi è possibile svitare completamente o parzialmente i perni su tutti i pedali. Per quanto riguarda il sistema di fissaggio, DMR, Fun, Tazze, Shimano e Xpedo si affidano allo standard SPD, inventato da Shimano e che è stato testato per decenni. Crank Brothers, HT, Time e Magped utilizzano invece costruzioni proprie con il sistema HT che è molto simile a quello di Shimano. Magped invece segue una strada completamente diversa, utilizzando un magnete anziché un fissaggio meccanico, dove al posto delle tacchette vengono avvitate sotto la scarpa delle lunghe piastre metalliche. Questa tabella mostra i pedali in ordine di peso. In una posizione troviamo i DMS di Twin, che sembrano essere più pesanti dell'8 con 558 grammi. In ottava troviamo i pedali magnetici Magped, seguiti in settima dai Fun con il modello Ripper MTB. In sesta troviamo gli Xpedo
Ed in quinta i Crank Brothers con il Mallet ELS. In quarta posizione, ben posizionato, troviamo il Shimano XTR PD M9120, mentre in terza posizione ci sono i Time Attack con il modello speciale 8. In seconda HT T1 ed in prima posizione si piazza come pedale più leggero il Tazze MyFly con 358 grammi. Questa tabella invece ordina i pedali in base al prezzo. L'Xpedo GFX Neo risulta essere il più economico e costa 76 euro, mentre il MacPad Enduro da 214 euro è quello più costoso. Tirando le somme e in base ai test della rivista BikeX che ha testato i 9 pedali e il cui link vi metto in descrizione, i Crank Brothers DMR, Fan e Xpedo offrono un elevato controllo e aderenza grazie ai loro ampi e aggressivi supporti. Chi è alla ricerca di una maggiore protezione può optare per i modelli più leggeri di HT, Shimano o Time. Il pedale Tazze presenta un ottimo compromesso tra queste due opzioni, mentre il particolare MacPad sistema calamita è consigliato per coloro che finora hanno evitato i pedali a sgancio rapido. Se avete alcuni di questi pedali, sarebbe bello se scriveste nei commenti le vostre impressioni. Se invece ne avete altri che funzionano veramente molto bene, sentitevi liberi di suggerirli alla comunità entivitiana. Il PDF con tutti i dettagli, pregi e difetti dei pedali, sempre forniti dalla rivista BikeX, può essere scaricato gratuitamente dal mio sito internet www.mountainbikingtube.com. E con questo è tutto, vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!